Buongiorno ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi continueremo la challenge di pesca con esche Pokémon con il leggendario Kyogre. Ve l'avevo detto che Pikachu non era l'unico Pokémon che la Duo International aveva sviluppato insieme a The Pokémon Company, e infatti hanno proposto al mercato giapponese anche Kyogre, che è il leggendario Pokémon di Pokémon Zaffiro. A tal proposito ho portato con me un cimelio che è il Game Boy Advance della Nintendo, il Game Boy Advance SP, che io ho utilizzato tantissimo quando ero piccolo, ancora funzionante e soprattutto con la cartuccia di Pokémon Zaffiro, che ha come copertina Kyogre, che è quest'orca, questo Pokémon leggendario, il re del mare, e io oggi voglio provarlo a pesca. Quest'esca sviluppata dalla Duo è disponibile solo per il mercato giapponese e mi è costata parecchio perché ho voluto prenderla a tutti i costi. L'esca in sé costa circa 40 euro, ma tra un sito che mi ha fatto da tramite per spedirmela in Italia e tra i costi di dogana mi è venuta a costare tantissimo. Ne ho prese due perché se una la perdo l'altra ce l'ho e rimarrà impacchettata. E faccio ora con voi l'unboxing per la prima volta. Ragazzi, vi dico subito che la challenge non sarà facile come quella fatta con Pikachu, che è stata completata in 10 minuti. Questa, se va bene, ci vorranno 10 giorni perché è un'esca decisamente più grande di Pikachu, è un'esca sempre top water, è bellissima, la sto vedendo con voi per la prima volta, ha dei dettagli pazzeschi, veramente è identico a Kyogre. Oggi proverò ad utilizzarlo al laghetto perché l'unica mia possibilità di prenderci qualcosa penso sia con i bass, ma non è detto, vediamo. Ed è bello perché ha in queste ancorette dei ciuffi importanti blu che possono risultare secondo me molto attrattivi. Se vediamo la scatola ci sono le caratteristiche, questa è la parte davanti, Pokémon Fishing, tutto in giapponese, ed è un'esca top water come vi dicevo, 48 grammi di peso e lunghezza di 153 mm. C'è anche lo sticker, bellissimo, e siccome sono stato uno dei primi ad acquistarla mi hanno dato anche questa, guardate quanto è bello. Sono più emozionato di utilizzare Kyogre che Pikachu perché Kyogre è un Pokémon che mi è stato sempre nel cuore. Lo schermo è minuscolo del Game Boy, non me lo ricordavo così piccolo. Questa è la versione Zaffiro con Kyogre. Guardate quante ore di gioco nell'ultimo salvataggio, 326 ore, ma bisogna pescare, per cui chiudiamo, spegniamo tutto e andiamo a pesca. Ah, mi ero dimenticato di dirvi che ho con me il salvagente perché inizierò a provare Kyogre dal Belly Boat. Ora lo gonfio e ci vediamo in pesca. Eccoci qua in pesca con Kyogre dal Belly. Sono veramente curioso di sapere se quest'esca può piacere o meno ai pesci. Innanzitutto vediamo il suo movimento. È un'orca in difficoltà che va fatta muovere lentamente. Oggi utilizzo per la prima volta la mia nuova Skirmgen Predator Hunter da casting monopezzo, bellissima, non vedo l'ora di prenderci qualche pesce con questa canna. L'ho presa per il bass fishing, ma diciamo che il casting è da 7 a 42 grammi, questa è 48 grammi, quindi sono un po' sottodimensionato, ma non forzerò con il lancio visto che sto da belli. Andiamo con il primo lancio. Tra l'altro, con tutti questi ami che ha, vedete, è facile prendere le alghe, non è come una rana che ha l'amo coperto, per cui bisogna stare attenti anche a lanciarla. Non voglio perderla, questo è scontato. Oggi è più una prova.
ultimi lanci. Ci vorrei credere, ma non ci credo. Niente, nemmeno un inseguimento, nemmeno un pesce in coda a chiogre, ma d'altronde c'era da aspettarselo. È un'esca davvero grossa, ma non perché è enorme in sé, ma perché quando si muove sposta veramente tanta acqua e sembra quasi più un predatore che una preda, o comunque tipo una piccola nutria. Io ovviamente continuerò a pescarci, devo prenderci prima o poi un pesce e il pesce che mangerà quest'esca dovrà essere grosso. Magari devo crederci di più, devo usarla con più convinzione, cambiando spot, cambiando approccio. Speriamo bene. Ritorniamo con Chiogre, stavolta insieme a Jack che sta tenendo il cellulare, e vogliamo provarlo in un canale alla ricerca di qualcosa che abbia voglia di mangiarlo. E coraggio. Sì, ci vuole coraggio per mangiare quest'orca, ma non molliamo, continuiamo, facciamo il primo lancio. Stasera faremo il calasole con Jack e cercheremo di far mangiare chiogre da qualsiasi essere vivente che vive in questi canali. Penso a lucci, bass, siluri, che forse è la cosa più probabile, ma già preso l'aica. Sarà lunga la serata, vero già? Vero. Ho la St. Croix per lanciare chiogre e tra l'altro ho dei guanti e una felpa per proteggermi dagli UV perché è veramente molto caldo. È della FHM, vi lascio il link in descrizione. Se volete dargli un'occhiata, sono dei prodotti molto validi per chi non vuole scottarsi quando sta a pesca, soprattutto d'estate. Anche Giacomo sta pescando top water con il Whopper Plopper, ma poi cambieremo. Ognuno dei due farà dei lanci con chiogre. Che palle! Vuoi pescarci un po' tu? Dopo. Ma pesca con chiogre. Tu? Io pesco con la scartola, dai. Bella cazzo. Bella cazzo. Cazzo si ispira. Porca. Ho tirato addosso le papere. Eccolo! Pesce! Siluro! Mamma mia che botta! Mamma mia che botta! Non sembra enorme. Madonna! Beh, oddio, piccolo non sembra. Madonna che stecca sul recupero lento. Con la canna di Giacomo. È un siluretto. È un siluretto. Siluretto. Ma che botta che mi ha dato. Lo vorrei tirare fuori. Non è pronto. Con la scardoletta. Sì, siluro. Bello, bello. Con la scardola, questa di che marca è? Savage. Spettacolo. Bello, meglio. Quanti pesci ha preso già questa scardola? Ha preso il mondo quella scartola, però prende solo lucci piccoli, grossi non prende. Lucci piccoli, perca, siluri, bass grossi. Siluri. Questo non è grosso di siluro, ma veramente un bel combattimento, ma veramente spettacolare. Ora lo misuriamo. 91-92. Sì. Questa canna di Giacomo è una Fladen 4 once con un mulinello Ryobi, vecchio stile. Ryobi Vertigo? Il Vertigo. Della Tubertini. Adesso tocca a chiogre.
Se prendi anche tu qualcosa col chiogre sarai contento uguale, Siluro, siluro. Su chiogre! Mamma mia! Era grosso tanto! Ha aperto le acque! Ma era un siluro gigante! Guardate, povera chiogre. No, si è sbracato. No, perché? sì, si è storta questa. Ma dove? Questa qui. Come che sta facendo? Ma l'ha rotta il siluro? Può essere. Vediamo. Emozione incredibile per Giacomo, ha storto una pinnetta di chiogre. Il siluro di me. Porca. Però ancora va, ancora va. Ora cambiamo cavetto e si riparte. Quanti ce n'hai di chiovere? 2, ma uno non lo vorrà mai usare. Quindi se perdiamo questo, va bene. Buonasera, no, poi con quello. Eccolo qua, grande! Hai ripreso? L'ho detto. Oh, l'ho detto. Quanto culo porto! Quanto culo porto, Giacomo! Vai! Vai. Quanto di culo hai, Giacomo? Quanto culo ti porto, Giacomo? Tanto. Assurdo. Andrea, questo è per te, te lo dedichiamo. Oh, guarda qua. Aspetta che gli facciamo il video. Vai. Grande Che già. grosso, Sì, è 1,80 m tutto, l'ho visto. Grande già. Boia, cazzo! È enorme! Raga, questo è più di 2 metri. Oh, bestia! C'è che gli mette in bocca È uno strazio. Vai. Non ha 40 kg. Aspetta. vai, chiovre, Prendilo da sotto. Pokémon chiovre. Aspetta, non è ora. No, non si deve uscire. Che bello vivo, è un pesce più brutto che... però grosso. Oh, bravo che l'hai tirato su con la cannetta così No, comunque. questa è dura, questa è pesante. Ah, c'è schiena quella camera. Mamma mia! Prendilo per la mandibola sotto. Senza paura. ce la fai? senza paura. Dai, Dai una ti aiuto? mano. Dai una mano. Dai. Adesso sarà 80 kg. Vai che vieni su. Mamma mia. Guarda che bestia. La canna è 2,40 m, Allora, la canna è 2,40 m, questo qui. 2,40 m meno, arriva qui. Arriva all'ultimo, che ieri sei all'ultimo anello della canna. Preciso, perché più o meno qui. Arriva qui. Adesso, aspetta che lo slamo.
Ragazzi, come avete visto, Giacomo è riuscito in un'impresa titanica, è riuscito a superare il mio record di siluro preso in Arno con un siluro di ben 227 cm preso a galla con chiogre, attacco da infarto e combattimento epico, come avete visto, se non fosse che il povero chiogre è risultato distrutto, dilaniato da questo combattimento. Infatti la settimana scorsa Giacomo me l'ha ridato e guardate in che condizioni sta. Diciamo che Chiogre ha vissuto tempi migliori. È sbracato totalmente. È sbudellato, è totalmente sbudellato, morto. Diciamo che Chiogre è con un punto vita ed è pure paralizzato. Se gli tiri una Pokéball è catturato sicuro. Però proveremo ad andare al centro Pokémon, vediamo se riusciamo a metterlo su. Ah, la pinna di Chiogre. Guarda che cicatrice che c'ha. L'ha acciaccato. Diventa come Scar del Re Leone. Ma va bene così, fa parte del gioco. Quel povero chiogre è KO, ma io, come vi ho detto inizio video, ne ho presi 2 e l'altro rimarrà in scatola, non lo tirerò fuori, rimarrà al sicuro da eventuali mostri con Pikachu sopra la mensola. E spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo alla prossima. Ciao!